Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche per la sfida dei prossimi 3 mesi. Abbiamo la carta della forza, amici del cancro. Quando c'è la carta della forza si parla di coraggio, si parla di apertura del cuore, generosità e molte volte fa anche riferimento ad una scelta da dover effettuare. Normalmente è una scelta giusta, però andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come integrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, lì trovate anche come calcolare l'ascendente, c'è il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia per il prossimo trimestre. Partiamo con una regina di spade, un 6 di bastoni, un cavaliere di coppe, un 3 di bastoni, la ruota della fortuna, la carta della morte e il sole. Guardate ragazzi, è una bellissima lettura. A me sono già arrivate un sacco di informazioni, un sacco di messaggi e devo dire che effettivamente avete delle belle carte. Allora, partiamo da questa regina di spade che ho come la sensazione fa riferimento a un certo tipo di rigidità, magari mentale, magari è una rigidità a livello di abitudini di vita, a livello di modo di fare, può anche essere una rigidità emotiva, perché quando si presenta una regina di spade di solito c'è una sorta di freddezza emotiva. Io credo che sia più una freddezza camuffata dal troppo pensare, come se si desse più importanza alla parte razionale che non alla parte emotiva. Però andiamo a vederla. Re di spade, mondo, 7, scusate, 8 di bastoni e 7 di spade. Di nuovo mi si ripresenta un re di spade che comunque è una carta, è diciamo il marito della regina di spade, quindi l'energia è molto molto simile. Qui ci potrebbe essere un tema o legato alla chiusura di un ciclo, considerato che abbiamo qui il mondo, potrebbe far riferimento a un trasferimento, a qualche tipo di chiarimento. Avete anche un 7 di spade e un 8 di bastoni, che sono due carte di comunicazione. Il 7 di spade di solito è una carta che omette qualcosa, qualche cosa quindi non viene detto o viene volutamente nascosto, mentre l'8 di bastoni sono le comunicazioni che arrivano. Devo dire che secondo me è come se non ammetteste certe cose della vita, dell'universo, di una situazione, di una relazione, di voi stessi. Credo che sia un po' come raccontarsi le bugie questo 7 di spade, un non voler vedere qualcosa. Andiamo a vedere 6 di bastoni. 5 di pentacoli, morte, 2 di spade, morte, giustizia e 2 di spade. Due arcani maggiori che tagliano, che hanno la spada. Diciamo che la lettura in sé
mi fa pensare al fatto che dobbiate lavorare sulla vostra apertura emotiva. Vi dicevo che la forza è una carta di generosità, di apertura del cuore e quello è un po' il senso che ho avuto all'inizio. Giustamente qui abbiamo un 5 di spade e la carta della giustizia. È come se avessi bisogno di dare il giusto valore ai vostri successi, alla vostra vita, ai vostri risultati, a tutto quello che avete raggiunto. Può essere che qualcuno abbia raggiunto questi risultati attraverso la rigidità di cui vi parlavo qui, ma è come se in questo periodo fosse necessario tagliare con certi atteggiamenti. La morte ce l'avete anche qui e si tratta di trasformare qualche cosa. Andiamo avanti, voglio vedere il cavaliere di coppe. 6 di bastoni nuovamente. C'è qualche cosa che riguarda le ufficializzazioni o la legalizzazione o il riconoscimento. 6 di bastoni e regina di coppe. Tenete presente che la giustizia fa anche riferimento a dei contratti, a degli accordi ed è anche una carta che ci parla di legge di compensazione, cioè tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Tenete presente che qui avete la ruota della fortuna, che è una carta di grande cambio, adesso poi ci arriviamo. Però io ho la sensazione che innanzitutto dobbiate aprire un po' il cuore agli altri, al mondo in generale e se fosse una questione di lavoro, soprattutto a quelli che potrebbero essere i vostri partner collaborativi. Andiamo avanti, vediamo il 3 di bastoni. Perché guardando queste carte l'idea è che cerchiate in un certo senso il riconoscimento o in qualcuno in particolare o diciamo all'esterno. Ed è per quello che siete un po' rigidi, cioè è come se nella vostra testa pensaste, se ottengo quel risultato valgo, sono meritevole. Se invece non lo ottengo, no. E invece qui mi dice che c'è un po' da cambiare questo modo di pensare. Per il 3 di bastone abbiamo un 10 di spade. Allora, qui devo dire ragazzi che potrebbe anche esserci un tema che risale al passato che avete bisogno di chiudere. Per qualcuno, considerato che c'è la giustizia, può anche essere un tema legale, un tema, come vi dicevo, di qualche accordo, di qualche contratto. 10 di spade e la luna per il 3 di bastoni al contrario. Mancano gli obiettivi, ragazzi. Avete bisogno di allargare il raggio d'azione, di aprirvi al mondo, aprirvi agli altri, tagliare con certi atteggiamenti rigidi, con certi atteggiamenti anche un po' falsi, perché qui abbiamo 7 di spade e il 5 di pentacoli che sono carte di persone che vibrano in carenza. Magari c'è bisogno di affetto, c'è bisogno di denaro, c'è bisogno di amicizia, c'è bisogno di riconoscimenti ed è un po' quello il motivo per cui prendete certe scelte. E invece qui si tratta di tagliare con questa sofferenza, abbiamo sia la morte che il 10 di spade, che il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quindi vi dico, c'è come da chiudersi un ciclo alle spalle. E qui abbiamo un altro 10, la ruota della fortuna, che adesso andiamo a vedere. 6 di coppe. E 9 di bastoni, datemi una carta per il 9. 9 di coppe. Credo che sia una sorta di zona di comfort, perché? Perché con certe rigidità mentali, con certe regole, ok? Ci si sente al sicuro. Io so che per star bene devo seguire la regola e la seguo pedestramente. Magari la regola me l'ha data qualcun altro, magari me la sono data io, però so che se faccio così, vi faccio un'ipotesi per le femmine, perché giustamente sono femmina e sono esempi che mi vengono più alla mano. Però è come il pensare di doversi sempre truccare
perché così gli altri non possono dire niente. Noi siamo nel giusto, siamo persone che si curano, siamo persone che ci tengono, che mantengono una certa apparenza al mondo esterno e si pensa che facendo quella cosa lì si sia esuli, si sia, come si dice, esenti da critiche, da... Sapete, la regola è mi trucco tutti i giorni perché cerco la sicurezza di non essere criticato, di non essere, di essere visto in un certo modo, no? Di dare un certo tipo di immagine. Però magari è una cosa vostra, per dire, no? Magari l'immagine lo dà il modo in cui vi atteggiate, il modo in cui affrontate determinate situazioni. Andiamo a vedere la morte. Asso di spade. E di nuovo una carta che mi parla di comunicazione. E 8 di spade. Qui sento una profonda trasformazione. Allora, non vi nego che per qualcuno potrebbe essere un affetto, ok? Perché? Perché qui abbiamo Re e Regina di Spade, che è una coppia. Quindi ci potrebbe essere qualche questione legata agli affetti. Vi dico, qui c'è una paura di abbandono, una paura di troncare qualcosa, ma è solo una paura, ok? Ed è per quello che probabilmente non agite, probabilmente fate fatica a vederci chiaro, perché qui avete un 2 di spade che mi indica un bivio, quindi vado o sto in questa situazione, in questa relazione. Però la cosa che mi sorprende è che avete un 6 di bastoni, che è la carta del successo, che è ripetuto, mi pare, sì, qua. E quindi poi c'è una ruota della fortuna. Quindi diciamo che qua vedo i motivi che vi bloccano un pochettino, mentre qui vedo che l'evoluzione del periodo è ben positivo. C'è un riconoscimento, potrebbero esserci dei contratti, potrebbe esserci una nuova offerta, il cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva, potrebbe avvicinarsi qualcuno dal passato e dare un cambio drastico a quello che è la vostra vita e difatti qua vediamo la trasformazione. Vi dico che potrebbe anche essere un sogno che state inseguendo e che piano piano si sta concretizzando, lasciando indietro appunto tutti questi ehm, motivi pesanti che vi portano a scegliere. Ok, qui c'è da pulire questi motivi pesanti. Non scegliete in base alla paura di, ma scegliete in base a quello che vi fa crescere, in base a quello che nutre la vostra anima. Guardate, abbiamo il sole alla fine della lettura, ragazzi, è una carta di espansione, io la sento molto collegata alla forza, sono due carte effettivamente collegate al sole, collegate al coraggio, collegate all'espansione, all'amicizia, alla generosità di cuore, sono due carte del terzo chakra. Adesso andiamo a vederlo, questo sole. Wow, 3 di coppe. È come se doveste aprirvi di più al mondo esterno, darvi possibilità di conoscere amici, di conoscere persone. Con la carta del sole si parla di sentimenti proprio puri, puliti e abbiamo anche un 3 di coppe, quindi è facile che si tratti di qualche questione a livello di amicizia. L'impressione è che siate diventati freddi o rigidi su certi temi, che abbiate messo come dei paletti, che insomma avete bisogno un pochettino di smuovere. È come se ci fosse una necessità di lavorare sul terzo chakra, appunto, sulla propria autostima, per riuscire anche ad aprirsi un po' meglio al mondo. Allora, vi dirò che se per voi risuonasse come una lettura, diciamo di tipo romantico, la sfida qui è, mi viene da dire, abbracciare le paure. Togliere le rigidità del mese, cercare di, mi viene da dire, cambiare le regole. Perché non è che le regole nel vostro caso non funzionino, ma è come se dovessero esserci degli scambi maggiori, tipo che vi dovete confrontare di più, dovete adattare, plasmare le regole del gioco in base alle vostre esigenze che cambiano giorno dopo giorno.
C'è un cambio, una trasformazione, nel periodo. Vi dico che si va verso l'espansione, verso la prosperità, verso la raccolta dei frutti, un'apertura infinita di possibilità con questa persona. E qui con l'asso di spade che spiega la morte, devo dire che molti smetteranno di pensare certe cose, smetteranno di pensare in modo negativo, o perlomeno ci sarà come un riesame del vostro modo di pensare che vi aiuterà a capire dove vi raccontate le bugie. Vi faccio un esempio. Voglio fare un cambiamento, però trovo mille scuse per fare questo cambiamento. Non ho i soldi, facciamo finta che sia un sogno da voler realizzare, un progetto, ok? E quindi cominciano a venirvi fuori le paure. E se non sono in grado? Ma non ho i soldi. Ma ci sono tante altre persone che hanno già fatto quella roba lì, figurati se io ho successo. Cioè, tutti questi pensieri castranti che vi impediscono di agire, che vi impediscono di cambiare la ruota della fortuna, il karma. Però è come se in questo periodo vi rendeste conto che sono bugie che vi siete raccontati o che vi hanno raccontato, ok? Cioè nel senso, magari vi hanno sempre detto che non siete tagliati per X cosa, quando invece a voi magari piace, non so, cucire e vi hanno sempre detto, vi hanno sempre preso in giro, vi hanno sempre denigrato, diciamo, e alla fine è come se arrivasse un momento dove dite: ma perché io non mi sfido? Perché non provo e non lascio stare tutto quello che gli altri mi hanno detto? Perché poi noi cresciamo con quell'idea, eh? Non importa se sia giusto o no, se sia vero o no, il fatto che ce lo dicano è come se riprogrammasse il nostro cervello e da lì poi prendiamo anche questi pensieri negativi e anche vivere con persone che continuano a lamentarsi, a trovare scuse, ci trascina in quel tipo di vibrazione, di pensiero. Quindi secondo me il periodo è ottimo per capire quali sono le rigidità che vi stanno bloccando, dove puntare l'obiettivo, perché qui abbiamo un 3 di bastoni al contrario, c'è bisogno di trovare un progetto, c'è bisogno di trovare un nuovo stimolo di vita, mi viene da dire. Sia che siate in coppia, sia che sia una situazione di lavoro, cioè sia che sia una questione relazionale che una questione di lavoro, sento un po' come se aveste bisogno appunto di lavorare sul vostro terzo chakra, di lavorare sulla vostra autostima, perché il risultato è qui, è vicino. Questa è una lettura trimestrale, ragazzi. Entro il 3 mesi inizierete a coltivare questa nuova amicizia, se fosse una relazione. Vi ricordo che qua comunque c'è un cavaliere di coppe, si può trattare anche di qualche cosa di più che è un'amicizia, al punto che siete voi che dovete aprirvi, e la sfida un po' è questa, aprire il cuore e aprirvi a dei nuovi progetti con qualcun altro. È come se aveste proprio bisogno di staccarvi dal passato, allontanarvi dal passato. Se per caso state ancora mantenendo le foto sul cellulare di un ex, piuttosto che di un progetto vecchio, piuttosto che è come se avessi bisogno di tagliare il cordone ombelicale con questa energia, sia che sia un lavoro, sia che sia un amico, un partner, ok? Da lì poi cambiano le cose drasticamente, come se vi focalizzaste su un nuovo sogno, che non nego per qualcuno, essendoci un 6 di coppe, potrebbe proprio essere un sogno che abbiamo dimenticato nel cassetto di secoli fa e che si riprende in mano e che potrebbe avere come un nuovo sviluppo. Se fosse una questione relazionale, qui ci può essere un riavvicinamento, secondo me, con qualche amico che si è conosciuto durante l'infanzia, potrebbe anche essere una persona con la quale siete proprio cresciuti e devo dire che le cose si risolvono, si sviluppano al meglio, ancora meglio di quello che stanno andando adesso. Quindi la vedo comunque una bella lettura. Ripeto, la sfida è integrare le vostre paure, tagliare il cordone ombelicale con le esperienze o le regole del passato per dare il passo a questa ruota della fortuna. Che il discorso può anche essere, visto che qui ci sono delle energie di spade all'inizio, quindi la mente, per voi probabilmente è importante prendere, anche se siete cancro, comunque in questo caso probabilmente vi trovate davanti a un qualche cosa che avete bisogno di valutare in modo razionale. E qui i re e regina di spade, io dico sempre che sono le figure delle liste, dei programmi.
probabilmente avete proprio bisogno di mettervi nero su bianco e scrivere: questo mi conviene, questo non mi conviene, questo mi conviene, ah sì, poi c'è anche questo, ah sì, poi c'è anche questo. Allora, queste regole, questi modi di fare si mantengono. Su questi ci si fa qualche domanda, su quelli che non vanno bene ci si chiede: mi sono impaperata, scusate. Da dove arriva questa regola? Perché ho sentito la necessità e quando e con chi ho sentito la necessità di introdurre questa regola? Vale ancora nel mondo che sto vivendo? Sì, no. Se sì, magari vedo che così non funziona, la cambio un po'. Se invece non mi funziona più, la tolgo. Ed è un riallenare se stessi a cambiare per la vita che vogliamo creare. C'è una grande e profonda trasformazione nel prossimo trimestre, ragazzi, con la ruota della fortuna e il sole. Si va verso la chiarezza mentale, verso la prosperità, verso l'abbondanza. Vi ho detto, è una bella lettura di trasformazione. Trovate nuovi obiettivi, chiedetevi da dove arrivano quelle paure, quelle regole e cambiatele in modo attivo. Che cambiare le regole non vuol dire buttare giù le barriere difensive, ma saper con chi e quando poterle abbassare. Ok, andiamo a vedere. Ok, 2 carte abbiamo. Carta numero 10, 10, Sinfonia incompiuta. Wow. È come se doveste terminare qualcosa, come vi dicevo. Può anche essere un progetto a cui avete lavorato tanto e che non vi fa guadagnare come erano le vostre aspettative, quindi è come se fosse giunto il momento di dire: ok, o lo riciclo, ne prendo una parte, metto qualche cos'altro, lo innovo, amplio il pacchetto, lo inserisco, cioè come trovare nuove strategie di mercato per vendere. E poi ecco, infatti, carta numero 31, perché questa carta vi invita a chiedervi il perché delle cose. Non importa alla fine la scelta che una faccia, nel senso che siccome non siamo sicuri di quale sia la scelta vincente, non ci resta che provare una e poi l'altra. Il punto è capire perché si decide di fare quel tipo di scelta. Bene, andiamo a vedere un con, lo vedo un po' un riassunto della lettura. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. È un po' come quello che vi dicevo prima. Se pensate di non essere tagliati per cucire perché ve l'hanno detto gli altri, voi dovete testare con mano. Fate come San Tommaso che deve picchiare il naso. Giustamente qua vi dice: se esiti non coglierai mai il bersaglio. Se siete lì che aspettate, vi domandate, sarà giusto di qui, sarà giusto di lì, vi ricordo che avete un 2 di spade, la carta del bivio, dell'insicurezza, dell'indecisione. C'è un detto, non so perché mi viene da parlare per detti, però chi esita è perduto. Cioè, è come se vi dicessero: muovetevi, agite, non importa in che direzione, l'importante è non stare fermi. Ma qui c'è una trasformazione, ragazzi, sia del modo di pensare, sia delle regole, sia delle vostre paure, sia degli obiettivi che volete raggiungere. Profondo trimestre trasformativo, direi. Andiamo a vedere ancora una carta. Abbondanza! Guardate, la fatina vi dice di prepararvi, di stare pronti per l'abbondanza che sta per arrivare, di rilasciare i blocchi mentali e qui arriviamo all'inizio della lettura e vi dice che nell'universo c'è abbastanza abbondanza per tutti. Wow, super lettura amici del cancro, mi è piaciuta molto, molto trasformativi questi 3 mesi, cercate di capire che cosa dovete lasciare andare, quali sono le regole, le rigidità, le freddezze o anche quello che date per scontato, mi dicono, che è necessario andare perché è come se giraste sempre in tondo e poi chiedetevi il perché di certe scelte o il perché volete prendere un determinato tipo di strada. L'importante è essere consapevoli della vera motivazione. Se è la paura che detta un cambiamento, rivedete la paura e vedrete che anche la scelta potrebbe essere diversa. Amici del cancro, dopo questa bellissima lettura io vi ringrazio di essere stati qui con me.
Fatemi sapere nei commenti, insomma, se ci sono tanti punti di riflessione o parti, insomma, che vi sono piaciute più di altre. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Per rendervi conto dei video che vado via via trattando potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli. I titoli dei video si vedono, sono pubblici così appunto vi rendete conto. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!